Il Polittico di Pisa comprendeva, oltre alla scena centrale della Madonna in trono, oltre alla cuspide con la crocifissione, figure di santi e una predella con l'adorazione del bambino e martiri dei santi stessi. Qui vediamo il pannello centrale, quello con l'adorazione, che si trova negli Staatliche Museum di Berlino. Si tratta di una scena in cui Masaccio ha come affinato e approfondito la propria capacità narrativa, una situazione affollata in cui alla tradizionale presentazione sotto il tetto della capanna della Sacra Famiglia, la Madonna, San Giuseppe, l'infante Gesù Bambino tra il bue e l'asinello, si aggiungono i magi che vengono a portare i doni e il seguito dei magi con i cavalli. Una rappresentazione che apre anche verso un fondale paesaggistico. Abbiamo le colline in primo piano, brulle, aride, dobbiamo immaginare un paesaggio invernale, e oltre ancora il profilarsi di un'azzurrina catena montuosa a evocare il paesaggio lontano. Ma quel che rende la scena particolarmente memorabile è la presenza di due personaggi abbigliati al modo dei borghesi del Quattrocento, probabilmente Ser Giuliano, probabilmente un altro della famiglia degli Scarsi, cioè i committenti che entrano attraverso il loro ritratto a figura intera nella scena sacra direttamente. È questo un segnale importante dell'avanzare della visione umanistica della vita e anche del rapporto col sacro. Il committente non è più, come nella pittura del Trecento, piccolo, quindi in scala ridotta, non naturalistica, ai piedi del trono della divinità, non è più il partecipe accessorio, secondario, umiliato, o come si suol dire anabim, cioè infilato in un abisso, che è quello della miseria umana, di fronte alla grandezza dei sacri personaggi. Il committente diventa partecipe, coprotagonista della scena sacra, si pone un passo indietro rispetto ai re magi, ma è ammesso alla presenza della scena, così come dei sacri protagonisti. In questa piccola ma efficacissima composizione Masaccio ha abbinato alla povertà prescritta per la capanna, vedete com'è efficacemente resa la copertura in paglia del povero tetto di legno, ma non rinuncia a particolari di pregio, forse richiesti dal committente stesso, come è il faldistorio, la sedia, cioè nobile ed aulica su cui siede la Vergine, addirittura decorato d'oro. Così come non rinunciano alla loro eleganza sobria ma tipica i protagonisti committenti della scena. Hanno entrambi un mantello, uno ha le calze rosse e uno le calze nere, indossano il cappello e probabilmente una berretta di velluto che ne denota anche lo stato sociale. Tra le figure viene osservato che questo, che si affaccia tra i cavalli, potrebbe essere un ritratto. Qualcuno pensa a un ritratto di Masaccio, qualcun altro pensa a un ritratto di suo fratello, Giovanni di Ser Giovanni. In questa composizione, infine, sono da sottolineare i cavalli, ognuno ritratto, per così dire, in posa diversa, quale di spalle, quale di profilo, quale in atto di levare il muso e quale in atto di ristorarsi bevendo. Vedete la testa abbassata a lambire con la lingua un piccolo rio o corso d'acqua, mentre il suo cavaliere gli allenta la briglia perché possa dissetarsi. Un particolare naturalistico che ci rammenta certi dettagli concreti, quotidiani, che anche altri grandissimi artisti hanno incluso nelle loro opere d'arte. Ci viene in mente, per esempio, la formella di Filippo Brunelleschi per il concorso delle Porte del Battistero del 1401, dove vediamo un asino che appunto beve in un rio e addirittura un montone che si gratta con la zampa. Dunque, in questa mescolanza di dati presi dalla scena sacra, dunque di grande solennità, di grande resa aulica, non sono discordanti invece note di vita vissuta che Masaccio puntualmente capta e annota col pennello.